Se avete visto i film del Signore degli Anelli di Peter Jackson o anche se avete letto i libri, di sicuro avete in mente questa mappa della Terra di Mezzo che c'è a schermo. Sono certo che già sapete dove si trovano la contea e Mordor, ma avrete fatto caso che la mappa è tagliata su ben 3 lati. Infatti la mappa più famosa della Terra di Mezzo in realtà è solo la mappa della parte nord-occidentale della Terra di Mezzo. Ma questo è un continente molto più grande di così e ci sono altre cose fuori dai confini della mappa. Ci sono dei luoghi e dei popoli che sono collegati alla storia principale e in questo video andremo a vederli. Nella trama complessiva dell'universo del Signore degli Anelli, la forma del mondo, che viene chiamato Arda, cambia diverse volte. Per esempio, la Terra si trasforma da piatta a sferica, e questo succede come conseguenza di guerre cosmiche e di alcuni cataclismi. In questo video parlerò principalmente dei luoghi che stanno intorno alla Terra di Mezzo nella Terza Era, che è l'epoca in cui si svolgono gli eventi del Signore degli Anelli. Però qui inserirò anche diverse informazioni sulle ere passate quando sono molto interessanti per la storia in generale, che magari vi possono portare anche a riscoprire le altre storie dell'universo del Signore degli Anelli se già non le conoscete. Alcune cose che dirò faranno scoprire di più a chi magari ha visto solo i film, tante altre invece penso che sono poco conosciute anche per i più appassionati e per i più esperti. Insomma, partiamo nel nostro viaggio dal nord, che è anche il posto più vicino a alcuni luoghi conosciuti come la contea, e è quello su cui sappiamo delle cose molto precise. Le terre sconosciute del nord più o meno iniziano a settentrione dell'antico regno del re stregone di Angmar, e già questo fa pensare che non è un posto dove andare per una vacanza tranquilla. Il nord della Terra di Mezzo si chiama Forodwite e a dire la verità viene nominato anche sulla mappa tradizionale, però ne viene poi rappresentato solo un piccolo pezzo. Come l'estremo nord della nostra terra reale è un posto freddo e vedrete che spesso certe zone della Terra di Mezzo saranno abbastanza ispirate al nostro mondo reale. Nella Terra di Mezzo però queste terre sono ghiacciate perché erano vicine all'antica fortezza dell'oscuro signore Morgoth e intorno alla sua fortezza tutto gelava e moriva. Infatti questo luogo può essere chiamato anche deserto settentrionale. Per gran parte sono delle terre inospitali e in passato erano anche abitate da dei draghi di ghiaccio che ovviamente servivano il male e che invece del fuoco avevano un soffio congelante. In passato aveva abitato qui un gruppo di uomini molto resistenti che erano chiamati Forodwite, quindi la regione ha preso il nome da loro. Al tempo degli eventi del Signore degli Anelli però ormai ci abitano solo pochi discendenti di questi uomini che sono chiamati Lossot. Sono un popolo abbastanza selvaggio che è organizzato in tribù e che vive in degli accampamenti. È un popolo molto isolato e ha poco in comune con il resto dei popoli della Terra di Mezzo. Prevalentemente comunque vivono intorno alla baia ghiacciata di Forokel, sulle coste di una penisola che potrebbe ricordare la Scandinavia. Entrano collateralmente nella guerra degli uomini contro il re stregone di Angmar, che abbiamo visto aveva il suo regno proprio a sud dei loro territori. Pur non avendo contatti con gli altri uomini, preferiscono comunque schierarsi dalla loro parte perché considerano il re stregone come una minaccia pericolosissima che manda il freddo e le tempeste. A est di quello che vediamo sulla mappa c'è l'intero Run, che è un nome che significa proprio est. Non è un continente separato dalla Terra di Mezzo, ma è solo un grande territorio al suo interno. Ha diverse grandi steppe insieme all'ovest, dove si svolge la trama principale del Signore degli Anelli, è evidentemente ispirato all'Eurasia del nostro mondo. Il Run è abitato principalmente da degli uomini che però stanno vicini a Mordor e quindi sono i più influenzati dal potere di Sauron. Sauron stesso si è nascosto proprio nel Run per 400 anni prima di prendere possesso della fortezza di Dol Guldur. E in questo periodo ha convinto anche la maggior parte degli uomini del Run a seguirlo. Genericamente gli uomini del Run sono gli Esterling, che significa proprio uomini dell'est e che si vedono anche se molto di sfuggita pure nei film, mentre hanno un ruolo un po' più rilevante nei libri. Gli Esterling sono organizzati in diversi popoli, anche se non hanno armi come quelle di Gondor, non sono sicuramente dei selvaggi.
Dai libri sappiamo che hanno formato diverse alleanze per combattere Gondor, per esempio la Confederazione dei Carrieri, un gruppo che viveva e combatteva appunto sui carri. Conosciamo vagamente i nomi e le azioni di alcuni popoli dell'est come i Balcoth perché sono stati dei nemici dei popoli occidentali, ma molti altri popoli dell'est sono sconosciuti alle genti dell'occidente e quindi anche a noi. In teoria gli stregoni blu erano stati mandati proprio a cercare di strappare gli Esterling dal dominio di Sauron. E gli stregoni blu sono gli ultimi due stregoni del gruppo a cui appartengono anche Gandalf e Saruman. Ma probabilmente hanno fallito nello scoprire la roccaforte di Sauron o peggio sono diventati degli stregoni malvagi dell'est. Anche Saruman stesso potrebbe aver viaggiato un po' con loro prima di tornare a occupare Isengard. Gondor nella sua storia a volte ha controllato la parte più occidentale del Run, ma lo ha fatto sempre in un modo instabile. Pure Aragorn da giovane ha viaggiato a est e alla fine della Guerra dell'Anello viene considerato quello che è riuscito meglio di tutti a pacificare questa zona. Anche se probabilmente pure dopo la fine del Signore degli Anelli ha continuato a avere dei problemi con gli Esterling, che sono un popolo bellicoso e difficile da domare. Oltre a queste vicende degli Esterling, l'est estremo della Terra di Mezzo è importante nella storia anche per un altro motivo. Infatti nell'estremo oriente della Terra di Mezzo sono comparsi per la prima volta nell'antichità sia gli Elfi che gli uomini. Tutti e due poi hanno cominciato un viaggio verso occidente stanziandosi in vari posti della Terra di Mezzo. Ma l'est della Terra di Mezzo è importante anche per la storia dei nani. Infatti vicino alle coste orientali del continente c'è una catena montuosa chiamata Orocarni o Montagne Rosse, e qui c'erano alcuni regni dei nani che sono praticamente sconosciuti. Questi regni sono rappresentati dai clan Pugniferro, Barbedure, Piediroccia e Nerachiave. Probabilmente alcuni di loro in passato erano anche stati corrotti da Morgoth e potrebbero aver combattuto insieme alle forze dell'Oscuro Signore. Quasi sicuramente 4 dei 7 re dei nani che hanno ricevuto gli anelli del potere da Sauron erano proprio i re di questi nani orientali. All'epoca del Signore degli Anelli, comunque, quando il Run è diventato un luogo troppo pericoloso e apertamente schierato con Sauron, un gran numero di nani ha lasciato questi regni per cercare rifugio a ovest. Quindi se anche magari c'era qualche nano malvagio, molti erano ancora schierati con i nani dell'ovest. Se andiamo ancora più a est, nella Terza Era non c'è niente oltre il mare orientale, ma come curiosità aggiuntiva possiamo dire che in passato qui c'era qualcosa. Infatti c'era addirittura un intero altro continente. Questo continente era chiamato Terra del Sole e era simile al continente di Aman di cui parlerò dopo. Come dice il nome, forse era un posto costantemente battuto dal sole, quindi caldissimo e inabitabile. Pare che fosse stato lasciato incompleto dai Valar, cioè le potenze stesse che avevano creato il mondo, e non si sa con certezza se qualche mortale lo abbia mai visitato. Secondo me una cosa che rende eccezionale l'universo del Signore degli Anelli sono proprio questi nomi di luoghi e di cose poco conosciuti e che sono molto evocativi. Danno un'idea di una vastità inesplorata che lo stesso Tolkien non ha mai definito completamente. Forse per quanto fosse preciso e meticoloso nel descrivere tutto, non ha avuto il tempo neanche lui di approfondire certe cose. O forse ha lasciato volutamente questo alone di mistero e di incompiuto che secondo me aggiunge moltissimo. Se stai apprezzando questo video iscriviti al canale per non perdertene tanti altri su cose che pochi sanno della Terra di Mezzo. E se sei un vero membro della compagnia consiglialo anche ai tuoi amici, a tutti però, dalla contea al Run. Insomma, tornando al nostro viaggio, fuori dai confini della famosa mappa, a sud c'è l'Arad, che significa sempre semplicemente sud. I suoi abitanti sono gli Aradrim o in italiano Sudroni, che ovviamente significa uomini del sud. È vagamente ispirato all'Africa del nostro mondo, anche se qui fa sempre parte di un unico continente che è la Terra di Mezzo. Pure i popoli conosciuti che provengono da qui sono prevalentemente uomini e prevalentemente alleati di Sauron. Alcuni abitano molto vicino a Mordor, come i Variaghi del Khand, quindi si capisce perché siano suoi alleati. Altri invece abitano sulle coste e hanno una storia più complicata. Le coste dell'Arad erano state conquistate dai Numenoreani, che sono anche gli antenati di Aragorn, quelli che hanno fondato Gondor.
I Numenoreani con la loro flotta avevano iniziato a richiedere tributi ai popoli che vivevano sulle coste dell'Arad, e poi avevano direttamente colonizzato queste coste costruendo delle loro città fortificate, anche perché avevano una superiorità militare. Così Sauron aveva iniziato a sfruttare l'odio dei popoli che abitavano lì prima dei Numenoreani contro i Numenoreani per far passare questi popoli dalla sua parte. Facilmente Sauron era così diventato il loro re, il loro dio, una cosa che in parte valeva anche per alcuni Esterling. Con il suo aiuto pure questi uomini erano diventati più forti militarmente e avevano costruito molte città con mura di pietra. Pure loro erano diventati feroci in guerra e armati di ferro. Poi Sauron venne fatto prigioniero e andò direttamente a Numenor e qui dall'interno corruppe diversi Numenoreani, che poi salparono verso est e costruirono altre fortezze e abitazioni sulle coste dell'Arad. Insomma, il risultato di questi movimenti è che al momento degli eventi del Signore degli Anelli le coste dell'Arad erano abitate da uomini del sud che spesso avevano come signori dei Numenoreani malvagi, che poi sono i famosi Numenoreani neri, e per esempio la bocca di Sauron è uno dei Numenoreani neri. A nord dell'Arad c'è il luogo più importante tra queste città costiere, che è il regno di Umbar. Da Umbar provengono proprio i corsari che si vedono anche nei film e che sono proprio uno dei popoli nati da questa storia. Infatti Umbar era una roccaforte dei Numenoreani. Oltre alle coste, che sono molto rilevanti per la trama generale, il resto dell'Arad ha dei campi e delle foreste oscure. Forse anche delle zone desertiche, visto che viene considerata una terra più calda delle altre. Come animali ci vivevano anche delle scimmie, i cammelli e i famosi olifanti, che gli Haradrim usano come animali da guerra. Anche qui, più a sud-est dell'Arad, in passato c'era un altro continente, che non si sa se ci sia più oppure no anche all'epoca del Signore degli Anelli. Tolkien l'ha chiamato solo Terra Oscura, e a parte la sua forma e il suo nome praticamente non sappiamo nient'altro di sicuro neanche su questo continente. Forse potrebbe essere stato visitato sempre da dei Numenoreani che hanno circumnavigato il sud dell'Arad. Forse Tolkien, per creare questo continente, potrebbe essersi ispirato a dei veri continenti come l'Antartide combinato con l'Australia, oppure a dei continenti leggendari come Lemuria. C'è una teoria abbastanza diffusa, che però non è ufficialmente confermata, che potrebbe anche spiegare questo nome di Terra Oscura, e è collegato a Ungoliant, cioè la madre della più famosa Shelob. Ungoliant è uno spirito immortale che ha preso la forma di un ragno, e l'ultima cosa che si sa di lei è che è andata nel dimenticato sud del mondo. Forse questo dimenticato sud è proprio la Terra Oscura, che sta anche bene con il fatto che Ungoliant risucchia la luce. Quindi potrebbe aver reso questo continente completamente buio e corrotto, proprio come lei. Anche tanti seguaci del primo Signore Oscuro Morgoth erano scappati verso sud, forse per andare a vivere in questa terra orribile, che se veramente fosse la nuova casa di Ungoliant sarebbe un posto assolutamente da evitare per chiunque non volesse rischiare subito la propria vita. All'epoca del Signore degli Anelli, quello che sta a ovest rispetto alla Terra di Mezzo è il posto meno interessante, perché se un mortale va verso ovest probabilmente incontra per giorni e giorni solo il mare. Cioè, circumnavigando il globo non si trovano le Americhe, ma lì si arriva veramente in Oriente, come pensavano nel nostro mondo reale all'epoca delle esplorazioni oceaniche. In realtà nelle epoche precedenti qualcosa lì c'era, però questi luoghi a ovest sono stati rimossi dal mondo, direttamente distrutti, e quindi all'epoca del Signore degli Anelli ormai lì c'è solo il mare. Visto che però sarebbero luoghi molto interessanti per la storia generale, che alcuni esistono ancora in un'altra forma in quel momento, ve ne parlo e vi dico come erano geograficamente. Nella prima era, cioè circa 6500 anni prima rispetto agli eventi del Signore degli Anelli, c'era un'altra regione a ovest della Terra di Mezzo che era chiamata Beleriand. Era direttamente attaccata all'Eriador, cioè per capirci dove nella terza era sta anche la contea. Nel Beleriand c'erano i più meravigliosi regni degli Elfi dell'antichità, e sono quelli a cui gli Elfi stessi si riferiscono spesso come a un loro glorioso passato.
Il Beleriand quindi era una terra ricca e rigogliosa, ma è stata completamente distrutta nella guerra contro Morgoth e si è inabissata nel mare. C'è una piccola parte del Beleriand che è rimasta nella Terra di Mezzo e è il Lindon, dove si trovano i porti grigi, il punto da cui gli Elfi abbandonano ancora la Terra di Mezzo nella Terza Era. Del Beleriand sono rimaste in superficie anche 3 isole che prima erano delle montagne. La più importante per la storia di queste isole si chiama Tol Morwen, perché qui ci sono le tombe di alcuni personaggi importanti della prima era come Turin Turambar, Nienor e Morwen. A sud-ovest rispetto alla Terra di Mezzo e direttamente a ovest rispetto all'Arad c'era l'isola di Numenor, che ovviamente era la patria dei Numenoreani di cui abbiamo parlato prima, che poi hanno colonizzato anche parte della Terra di Mezzo. Pure questa isola è stata inabissata nel mare perché i Numenoreani hanno provato a raggiungere il continente che stava all'estremo ovest e di cui parleremo adesso. È stata distrutta come punizione divina perché i Numenoreani, istigati da Sauron, hanno invaso l'altro continente alla ricerca dell'immortalità, una cosa che era proibita per loro. Questo ha portato alla distruzione dell'intera isola e alla morte della maggior parte dei Numenoreani, una sorte che è sicuramente ispirata al mito di Atlantide. Ma arrivando al continente più a ovest di tutti, questo si chiama Aman, come abbiamo detto anche prima, e è dove abitano le potenze angeliche dell'universo del Signore degli Anelli, cioè i Valar. Probabilmente l'avete già sentito nominare come Valinor, che però sarebbe di preciso il nome del regno dei Valar e non dell'intero continente. Nella Terza Era ormai può essere raggiunto solo dagli Elfi oppure da altri esseri divini come Gandalf, o anche da persone che hanno ricevuto una qualche autorizzazione speciale, diciamo, come i portatori dell'anello o Gimli. In teoria questo continente avrebbe dovuto essere sempre un dominio poco raggiungibile, infatti ha delle difese naturali create proprio dai Valar per impedire lo sbarco di alcuni esseri che non dovrebbero arrivare qui, o in generale anche per bloccare il potenziale attacco di nemici come Morgoth. Infatti questo continente è già circondato da una catena di montagne, e davanti ha delle isole e dei mari incantati che oscurano la vista e che dovrebbero impedire a qualunque marinaio di arrivare qui se i Valar non lo vogliono. Ovviamente il regno dei Valar è una specie di paradiso terrestre, quindi la natura del luogo è eccezionale. Davanti al regno dei Valar sta anche un'isola chiamata Tol Eressëa, che era stata usata praticamente come traghetto per trasportare gli Elfi ad Aman nel passato e poi è stata collocata alla fine immobile dove si trova. In questo luogo vanno ancora alcuni Elfi quando lasciano la Terra di Mezzo e è il posto dove probabilmente sono andati anche Bilbo e Frodo alla fine della loro storia. Dato che per tutto il video abbiamo visto delle mappe, siamo partiti direttamente da una mappa, finisco anche con delle curiosità sulle mappe della Terra del Signore degli Anelli, che poi hanno fatto anche diventare popolare il concetto stesso di fare una mappa di un mondo fantasy. Ovviamente quella che tutti conoscete è quella a cui Tolkien ha prestato più attenzione, quindi è anche, se vogliamo, la più ufficiale. Poi lui stesso ne ha disegnate almeno altre 5 conosciute che raffigurano tutto il mondo e che state vedendo a schermo. Il problema di queste mappe è che le prime 3 più che mappe sono dei diagrammi che vogliono indicare come è strutturato il mondo all'inizio della sua storia. La quarta è effettivamente una mappa del mondo nella prima era, però i continenti hanno una forma ancora molto schematica. Solo la quinta di queste mappe rappresenta la Terra nella seconda era con i suoi continenti, anche se è comunque uno schizzo rapido. Questa dovrebbe essere il riferimento per tutte le mappe corrette che si vogliono realizzare, anche se comunque non dà tantissime indicazioni. In più c'è da dire che tutte queste mappe sono state realizzate negli anni 30 del Novecento, quindi diverso tempo prima della pubblicazione del Signore degli Anelli, che è degli anni 50. In questo video ho usato le mappe del sito ardamaps.org, che è un sito open source portato avanti da una community di appassionati e che comunque rispettano bene i dati delle opere di Tolkien. E mi sembrano basate su quelle di Karen Wynne Fonstad, che era una vera cartografa americana e che ha realizzato le mappe che sono considerate le più accurate in assoluto rispetto alla visione di Tolkien. Sono state stampate nell'Atlante della Terra di Mezzo, che è stato rivisto anche dal figlio di Tolkien.
Lei le ha create con la vera accuratezza di un cartografo professionista e questa è un'opera meravigliosa da consultare. Contiene infatti il set più completo di mappe tematiche della Terra di Mezzo con dati geografici come confini politici, clima, densità della popolazione e i percorsi dei personaggi o degli eserciti. Probabilmente, anche se sono molto belle, pure alcune di queste mappe contengono degli errori e non sono accurate al 100%, però possiamo considerarle dei buonissimi risultati per conoscere il mondo del Signore degli Anelli in generale. Molte altre mappe che magari sono diffuse forse sono più belle esteticamente. Io stesso le ho inserite in altri video, però sono meno accurate rispetto alla vera geografia dettagliata del mondo di Tolkien. Tra tutti i luoghi io forse avrei voluto saperne di più del Run, anche se già ne sappiamo qualcosa, oppure di quei continenti solo abbozzati come la Terra del Sole o la Terra Oscura, che rimangono per tutti noi dei luoghi misteriosi su cui abbiamo solo delle vaghe informazioni e poche teorie. Ma scrivetemi anche nei commenti qual è il posto fuori dalla mappa della Terra di Mezzo che avreste voluto esplorare voi.